La guerra di Ippocrate 34-2008. Di Gerardo Dorico, lettura di Fabio Giua, audiolibro prodotto e curato da Benist, Onde Letterarie e Audiolibri. Troppe restrizioni. Il mondo vuole molta libertà. Le cronache e le istituzioni non hanno che dire. Per me sarà quel problemino da non nominare per non ottenere un danno. Problema su difficoltà non si può risolvere. Sei tu, chi o io la cronaca del fatto che non è mai stato interessante. Sono solo dei pregiudizi per loro, mentre la storia incomincia in rapporto con il vero sociale, cari. Quello che rimane e quello che se ne dice non ha importanza, non ha da dove spiegarsi. Delle soluzioni non hanno corpo, solo dove sono descritte sono spiegate. Una povera denuncia farebbe bene a tutti. Un software per disporre le cose in ordine è già stato creato. Tutto è già stato, tutti i software. Un intelletto si occupa solo di oggettività già esistenti e per quanto può sembrare strano, cosa ci sfugge non era nostro. Il creato in generale sembra una base per sottrarsi dalla trappola di cosa non è nostro o non è di nostra proprietà. Non è colpa nostra. Le soluzioni possono essere nel passato. Un'invenzione è sempre ben altra cosa da una pratica malsana, da un software malware. Succede una rottura della memoria nel tempo, un piccolo segno e non hai che da pensare all'errore in generale. Cosa doveva arrivare era già successo. Ci dicono di svegliarci poi. Si vedono gli altri o le persone più grandi dormire su discorsi o progetti mai realizzati. Cosa doveva essere la loro propria realtà, rimanere un sogno. La vita, il giorno d'oggi, non resta più niente. Quel dilemma non si risolve e ci dobbiamo accontentare. Questo succede. Ecco, ci hanno già rubato tutto degli invidiosi. Dove andranno a finire tutti i nostri soldi spesi in opere pubbliche? È mai stato un posto dove sistemare la propria anima, di norma? Il mondo è il suo utilizzo o il nostro indirizzo. Enti pubblici o privati, cause perse e oggetti in disuso. Realtà legali che non si sanno, occhi che non abbiamo. Il fine è offuscato, la voce persa in milioni di altre voci, ma si resta in attesa. Problemi, caos, dubbi di stato, l'espressione persa nel comune denominatore. Non si vede più la realtà. Cosa abbiamo fatto non l'avremmo costruito noi. La paura dell'inconscio è più forte delle parole e dei fatti. Il fascismo è sicurezza, la fonte da cui non c'è problema, l'unica soluzione o luce da seguire in caso di questioni molto grandi, insuperabili. Sai, mi sembra che il quesito non ha l'aspetto di una soluzione a casa. Attento a chi parla. Quello che ci portano diventa cosa ci resta. Non hanno mai capito e mai lo faranno. Sono contro gli occhi delle persone che non li credono. Non devi dire niente, non ti faranno niente. Se vuoi però dovresti essere. Qui non è avvenuta solo la fine del mondo. Sarà passata anche l'ultima soluzione e ancora niente, poi sempre con le maniere forti. Le persone non hanno più orecchie per ascoltare che la verità ha una sola strada. Non crederci male, senti, era solo aria, ma ancora niente vedrà la luce di un nuovo giorno. Allora chiedevano di un bene da uccidere o di chi le perdite non le conosce. Era l'assurdo. Un bene, un pensiero o un'azione tanto vietata quanto è dovere svolgere. Non si può più realizzare. L'abbiamo tolta con l'ordine. Esistono degli antivirus naturali. Chi esiste nel bene vive e basta. Esegue tutto con norma e calma, poi si corica alla fine, che non ci sono altri problemi. Sostanze e elementi sono le soluzioni a quei problemi che qualcuno risolve, ma erano loro stessi i ladri in matematica, gli amici di prima. Infatti solo non si è capito se studiare Dante basterà per restare un bene. Ancora esiste una montagna da salire per arrivare in vetta. Lo devi sempre far tu. Nessuno lo farà per te. Anzi, ci sono persone che lavorano per farti dimenticare il lavoro che hai già fatto, che non sei nessuno. Qualcuno ti deve conoscere e chi riesce deve scappare, lo sai? Facciamo una pausa. Vedi se trovi un po' di resistenza, magari nel frigo. O se puoi, evita quel tipo. Ancora non esiste un rendiconto di quanto era grande quella funzione che ancora non hanno risolto.
Poi in fondo era davvero un virus, eppure qualcuno ci pensa, maledetti zanzare. Siamo anche americani, non solo italiani. Non solo moda, lascia che il tempo se lo porta, il tempo lava, il tempo fa tutto. Tanto qui non ci facevano stare, che era un bene chi? Comunque se un giorno ti collegherai da qualche parte, vedrai il mondo non ha perso il colore e soprattutto libertà. Bisogna fare tutto a modo. Forse per questo non mi sono laureato. Non pensare che un gruppo sia con ordine. Un bene sei solo tu o tutti gli altri, senz'altro. Lasciali, non declinarti ancora. Un bene al più resta un manufatto, il creato un prodotto. C'è cosa non esiste o il bisogno. Poi le caramelle, le altre cose lasciamole stare. Vado a mangiare, ciao. Proseguire un discorso sarà sempre stato un esemplare diversivo, se non un'ottima soluzione per eseguire o superare tutto il malsano. Il mondo è una rovina oggi, cari signori. Nel giorno 9 aprile 08 non esiste un sistema vero, intero da cui prendere un sostegno completo. Sono solo strutture, un bene, una base sembra una base. Si può credere solo a cos'hai, non a cosa dovevi avere. In questo posto la fuga non c'entra niente. L'andata, d'altro canto, era pensata solo una perdita di tempo. La realtà invece viene fuori solo da passaggi che portano la luce. Si deve ottenere applicando la verità alla creazione. Solo percorrendo la strada giusta arrivi nel posto dove era giusto che dovevi o era intenzione andare. Esiste solo un modo o modalità per avere il prezzo della vita rispetto a cosa dobbiamo avere. Poi sarà anche cosa serve. Il respiro guida solo per quel che serve. Cosa non abbiamo a volte sembra superfluo, mentitore. Meglio dire credo, quindi sono. Vedrai, la soluzione a queste incertezze sarà sempre la stessa. Le molte persone non sono che sempre quelle, ma in fondo cosa capita di turno? Ciò mi dice che chi giunge all'arrivo riuscirà a vivere nel bene. Chi crepa, chi se ne va, non sarà. Vedrai chi saprà avrà saputo solo il vero ed eliminato l'errore. Attaccare cosa non è giusto sarà sempre meglio di restare senza l'aria guadagnata, meglio di rubare. È un supplizio che regna nei secoli, di putrefazione della carne e dello spirito da dileguare sempre e ogni giorno, senza farsi tanti problemi. Un male non deve succedere, è già un buon risultato. Occorre riparare, costruire. Il mondo non è mai stato finito, serve fare una corsa molto lunga per apparire nel regno dei cieli vivi di questi tempi. Si riesce a raggiungere al di là. Sarà pur vero anche dal fatto che le persone cattive sono davvero maligne. Il classico retorico è male, ciò anche dai secoli addietro a questo, è così che si vede quella famosa spirale a cono, posta dietro di te. Quel che funziona è già funzionante, non credere di guadagnare da solo in legge. Puoi costruire quanti palazzi vuoi, quelli costruiti al fianco dei tuoi sono già pronti e abitati. Cosa dà fastidio è chi edifica sul mare o sulle spalle degli altri. Il discorso è la sua continuazione. Dove finisce un discorso uno si potrebbe occupare delle proprie mansioni personali e interpersonali. Il termine di un discorso è già cominciato mentre facevi il pensiero di quel che volevi dire. La fine ha già avuto inizio con la nascita, non te lo dimenticare. Serve. Solo un'indicazione bisogna darla sempre. È un'esigenza momentanea, un dovere da non dimenticare, da non vietare o ignorare. La strada si illumina. Risorgere è solo cos'è un bene. Quindi mancheremo un giorno, non esiste un'altra soluzione. In fondo è solo un intervallo vivo umano. Dopo il purgatorio, il paradiso, poi tutti a lavorare, sperando di essere ancora vivi con decoro e in dignità, senza guai eccessivi come oggi, ricominciare questo mare infetto. La rovina è un punto d'inizio solo per persone molto forti e credenti in Dio. Non tutti abbiamo dimestichezza con la mafia o altre cose fatte in casa. I conti tornano da simmetrie di una funzione. Noi non abbiamo fatto il creato di noi, ne facciamo parte. È più una questione di comfort, vivere come indossare un abito, ma mai quello del male, perché ne vanno all'inferno. Lascia un particolare nella tua costituzione degli oggetti. Per vedere la base, la scrivania, il pavimento di questi tempi si dice che ci vedi doppio. Invece siamo persone senza documenti, aggiornamenti o cosa si vuole essere.
Ancora non si intende cosa è reale da cosa falso. Le persone sembra gioiscono d'inferno. Una notifica non è mai male. Lo scritto è buono anche se non ha gli occhi tuoi ma di chi può guardare, o il contrario. Il resto sarà futuro, se non il nostro di chi arriverà, quell'enorme montagna di cosa non siamo. La negazione della vita dovrà essere sconfitta. Nessuno prende il posto di un altro. Quel che siamo dipende soprattutto da noi, ma il mondo non è tutto nostro. La nostra coscienza, ma anche quella di chi non lavora e preleva i soldi che non gli spettano. Tutti siamo responsabili di un problema statale che è stato sbagliato e rimane tale. Al più vedi tu che c'entri. L'avvenire accade con molta semplicità. Pare, ma non è vero. Chi è salvo nei giorni nostri è solo Dio. Ritorneranno loro e i loro conti, racconti, sono parassiti, vermi, virus, maligni come sempre. Sarà colpa dello Stato se non vedi bene e non una mancanza tua. Nessuna colpa è tua. Non esistono le persone che hanno colpe. Quelli lì sono ladri che vogliono dire sono io. Dovresti già saperlo, forse. Ci fanno il male apposta. Ma tu non hai visto niente, è così. Tu hai visto che nessuno fa niente, nell'errore e nella crudeltà. Forse non sai che è la pena. Quindi è facile. Lo Stato non ha per tutti. Sono solo fantasie, graffiti. Si arriva quando si può o quando si deve. Persone più adulte o più piccole, chi lo sa. Non rimane niente che non è possibile, ma capire da soli tutte le offese è una cosa assurda da fare. Solo buchi. Sarebbero oggi un'altra parte di cosa dovevi sapere o cosa non ci hanno detto. Si farà cosa si può fare in questo posto senza target umani, da derivanti e sorgenti in un mondo costruito. La prima fonte d'amore non si chiama morte, non si è in vita. Tutte le strade costruite sul male sono sbagliate, corte o lunghe. La maggioranza è falsa. Chi ti vuol levare? Si diceva quando ero un ragazzo, chi non c'è non ci sarà. Nascondono le cose che non puoi sapere, quello di cui fai parte, sciacalli di un bene su umani che poi si vogliono confondere per persone da bene. Atti ripetuti che fanno parte di sezioni di mondo già viste non dovrebbero realizzare paura, ma scrutarti, poi lasciarli. Un altro di questi giorni sta per aver fine. Ancora di più sarà da capire che senza senso non si conduce a niente, o che a volte sarà già stato vissuto. Strutturato cosa dovrebbe ancora riuscire. Sorgere è vedere la luce del sole senza abbagli. Nel chiaro si riesce a vedere meglio. Sempre da lì si deve cominciare. Nel giorno esiste la notte e nella notte il giorno. Non è vero. Occorre invece separare, dividere per conoscere singolarmente tutti gli elementi. La fine l'hai già capita, si dice, ma quando è no o quanto saremo adesso? Sembra ancora un altro giorno e il passato una cosa da buttare come la spazzatura, ma che ricordo rimane senza le grandezze precise? Serve tenersi attaccati all'autobus e non perdere niente di così preoccupante, come in fondo si dice perdere la vita. Ci riorganizziamo di nuovo tra 5 minuti. Ancora non è successo niente? Cosa vuoi ti dica il morto che gioca a fare un altro teatro o una recita di guardie e ladri? Si finiscono i giochi, le persone rimangono, le teorie si associano alla vera realtà, senza nessuna sbavatura. Non si può vivere tutto, la vita è un sogno. Bisogna saper cadere e altre tante piccole cose che non devi, come non farti rubare per non perdere. Si pensa che non si ricade nella forma adatta al vivere, precipitiamo nella nostra sorgente che è il tronco del nostro corpo. Chi dice non ci sarà più un bene, il tale va all'inferno, anzi ancora non lo ha fatto, mentre il resto sembra un'istruzione superiore a cos'era, assomiglia alle mura di quell'istituto che ci è tanto caro. Quello che non supporta oggi è lo Stato. Questo ambiente è grande come il mondo, ma non uno spazio chiuso, non perderà il sapore del sale. Anche casa nostra è il mondo. Ha aperture verso tutte le nazioni, se guardi da una parte c'è l'America, dall'altra la Germania o la Francia, di là Russia, poi l'Oriente e non si chiude. Sono stanco, ma mi sento eccezionalmente bene. Allora concludo. Se qualcuno ti fa il male, va nel ricordo. Gli arresti sono studi già vissuti, mentre l'indigestione, l'intestino grasso... Vieni, non insistere, mangia che si chiarisce. Sono guerre di santi, nessuno ci ha mai fregato. Chi spara è sparato.
Oggi mi sento superiore al problema del falso anche in teatro. In fondo, cos'è il vero sapore della pace? Il non disturbo della quiete, l'assoluta certezza di essere vivo. Le pareti dei confini terrestri chiusi o dove tu potresti essere invece di trovarti in un'altra città. Qui serve sempre una mano. Come si può lasciare il pensiero dov'è invece? Quel che vedi sulla tua credenza è il tuo limite, nulla te lo può spiegare. C'è scritto, leggi. Gli altri sono cose che non sono qui dove siamo. Quel pulviscolo sarà il male. In effetti sono un po' confusi i capi, sempre loro da derivanti a sorgenti poi cause. Quando arriverà quel giorno, quella sarà la colpa e quelli i colpevoli. Non si può rubare niente, nessuno può occupare il posto di un altro. Saranno le persone sbagliate come l'ambiente, d'altronde. È la solitudine tra di noi, d'altro canto, se non lo fai tu non lo farà nessuno. Particolarmente lì dove sei, lo stesso resta per tutti, nessuno mai farà niente, fino a quando non saremo chiamati a portare il bene che abbiamo. Nessuno lo saprà mai. Poi si dice nessuno lo deve vedere. Restiamo calmi, qui non c'è nessuno, ma ci vogliono far arrivare quando tutto è finito o quando qualcuno non ci sarà più. Arriveremo dopo, più tardi. Non tornare indietro, tanto non si può ritornare. È quello che non si dice fa male a volte. Non si fugge dalle cose banali, sono la legge, la vita a volte. Sarà invece una nuova luce, non si perde nulla. Chi si perde sarà già lontano. Sembra un vertice che ci trae verso il basso. L'universo che lo circonda si forma in nature spente. Leggi già scritte, registri dove è facile annidarsi il male, creando così un modo retrogrado senza Dio. Almeno in presenza attiva. Poi l'inferno, a chi non piace, è sempre un punto d'arrivo del vuoto sul pianeta o da un pianeta all'altro, e si parla d'epoche tra di noi che dividono decine di anni in uno, o di cosa si può aspettare ancora, uno che ha già superato i 30 anni. Gli esseri umani sembrano delle conchiglie, o mi sembra che se li sono mangiati, sempre a giocare questi grandi. Basta giocare, la vita è di là, bella, presente come un quadro in uno specchio da attraversare. Chi non esiste è andato via, non c'è più fine. Chi può è dopo di noi, stai sicuro, invece chi arriva chiama. Sembra un'immagine limitatamente perfetta, uguale ai nostri cittadini. Ciao, di nuovo a risentirsi tra 1000 anni ancora. Spostati in ambienti non uguali perché le parti non sono in pace tra loro. Non succede niente fino a quando non siamo insieme. Solo la foschia dove non vedere niente. Solo cosa abbiamo rubato o cosa non è nostro di cui non si può trarre vantaggio per diventare migliore. Solo i morti possono migliorare. Che assurdità, blasfemia. Ricorda, l'offesa è un arnese che si imprigiona per capire le cose migliori. Se vuoi delle risposte, sono dentro di noi. Come gli anni che passano sono passati. Si passa assieme al tempo che occupiamo. Quello che sei, lo scrivi, o meglio lo fai. Non cosa ci dicono di essere, ma cosa siamo qui. In questo posto laggiù, poi non c'è più quasi niente fuori. Di questo tempo, di questa epoca, tutti scrivono e restano ai loro posti. Un bene diventa il nostro ricordo di oggi, come tra 10 anni lo vedessi. Occorre sempre far perizie di cosa accade per trovare le origini, le funzioni per poi pensare ad altro. Essere qui e non essere male, ma tutto assieme, sempre. È già pomeriggio, non credere che il discorso parlato avrebbe risolto qualcosa. Ci sono molte interferenze. Si tratta di restare in silenzio. Non ti farà aiutare molto. Ok, forse è già tardi, ma non ti immagini nemmeno quanto sono affari d'altri la nostra vita. Forse si capirà meglio dopo, o quando gli eventi passati sono trapassati. Il futuro invece sembra un'enorme montagna luccicante. Non sbucciarti le ginocchia. Prosegui in fondo per la tua strada. Se vedi ancora avanti ci saranno tanti alberi ancora da osservare e castelli abitati da persone famose o guerrieri già morti da tempo. Ti auguro una vita di felicità, per cos'è la vita bella, piena anche di problemi senza via d'uscita, senza problemi mortali, senza nemmeno pensarci, più impugna la pistola e sparati. Scherzo, quante cose si fanno senza lasciare il segno. Le ricorderai di rado, ma in fondo non servono solo a riempire i buchi nella memoria. Al contrario, nessuno dichiara la vera verità e cosa si dovrebbe far passare per da trascurare,
Così si perde il vero senso delle idee e le persone dove andare per riprovare a vivere. Succede che cosa serve viene buttato, i traguardi sono solo un miraggio e le persone non sanno che lavorare. I fatti sono stati dimenticati. Il più forte vince, comanda. Quel che credi non è tuo, te l'hanno regalato. Mentre quella sua impossibile forma di vita di nascosto ci corrode l'anima, a volte è solo abitudine il resto. So che è un affare di tutti. Nessuno si esprime con forme aperte a cosa veramente è il successo, cosa succede. Noi non siamo nessuno, altri vivono altrove anche nel male, dice la recita, ma esiste una parte di vero cosa hanno rubato. Di sicuro si vince, ma non si vuol credere. Come esiste una buona e sana forma di spersonalizzazione. Sono solo falsi fascisti o parassiti, speriamo vada bene. Buona serata. Il tempo è sereno, la giornata prospetta bene, un bene è sempre più forte, un male ha sbagliato, un bene ha già vinto, chi non ha vinto ha già perso. Paura è cosa rimane, non cosa ti rimane. Niente del male ti rimane. Un discorso è comune fino a quando non trovi la strada di casa tua, dopo immaginariamente aver chiuso la porta di essa. Del bisogno e le persone che ne hanno, occorre aver sete per provare la qualità della vita e accorgersi d'essere ancora vivi. Quello che sei non lo diventerai. Questa è la finta verità. Ok, invece il futuro è la cosa più meravigliosa che l'uomo ha da possedere. Questa è la fine di un nuovo epilogo. Un abbraccio. Grazie per aver ascoltato con noi. Se l'audiolibro ti è piaciuto, lascia un mi piace, un commento e, se vuoi, iscriviti e attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. A presto e buona continuazione!